Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2023. Grazie. Uh, 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 uh. Amici del Toro, abbiamo la carta del Diavolo. Può essere un periodo di condizionamenti, probabilmente, o per qualcuno potrebbe essere un periodo di tentazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, è una guida proprio. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi, trovate il link a tutto quello che è la sezione degli abbonamenti, c'è un video che vi spiega di che cosa parlano i video degli abbonati e c'è anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Trovo interessante che sia uscito di nuovo il diavolo qui al centro della lettura, quindi avete ben due diavoli, ragazzi. Cominciamo con un asso di spade, un cavaliere di spade, due di bastoni, come vi dicevo il diavolo, un 7 di coppe, la forza e il 2 di coppe. Dunque, devo dire che qui nella prima parte di maggio potrebbe esserci una comunicazione, una verità che viene a galla. Quando c'è l'asso di spade è sempre qualche cosa che ha a che fare con il verbo, con la parola. O è anche una carta che indica un certo ordine mentale, il mettere in ordine i pensieri, il dare una successione logica a certe idee. Abbiamo poi anche un cavaliere di spade, potrebbe essere una persona, ragazzi, potrebbe essere qualcuno di nuovo che entra. Essendo un cavaliere di spade potrebbe essere una persona, vabbè, innanzitutto di un segno d'aria, quindi gemelli, bilancia o acquario. Ehm, e potrebbe anche essere una persona che ha una certa determinazione. Se non fosse nessuno che entra nella prima quindicina di maggio, potrebbe essere la vostra energia. Adesso questo poi riuscirò a dirvelo magari dopo con i mini tarocchi. Abbiamo anche questo 2 di bastoni. Io credo che qui riceverete una comunicazione o comunque verrete a sapere qualche cosa che vi darà una certa chiarezza mentale, ma che vi provocherà anche una certa indecisione sul da farsi, perché è come se da un lato vi sentiste sicuri dove siete, ma dall'altro aveste bisogno di qualche cosa di più. Abbiamo il diavolo in centro lettura. Come vi anticipavo qui, il diavolo parla sempre di qualche cosa che vincola, che condiziona, normalmente fa riferimento al proprio ego e alle trappole dell'ego. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. Diciamo che l'ultima parte della lettura è un po' più serena, se vogliamo, della prima. Abbiamo questo 7 di coppe, la forza e il 2 di coppe. E li andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi. Andiamo a vedere l'asso di spade. Ecco, avete fatto un plan, cioè avete 3 volte il diavolo su 3 mazzi di carte diverse. Quindi, allora, questa verità potrebbe anche essere la vostra, che viene a galla, nel senso che ad un certo punto vi stancate di sentirvi così vincolati, così appesi. Sento la parola appeso. Probabilmente qualcuno sta aspettando che l'altra persona faccia un passo, faccia una scelta. Mm, Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un fante di... scusate, un cavaliere di spade. Abbiamo il fante di spade e un 5 di spade. Allora, ragazzi, quando c'è il fante di spade, normalmente si parla di
un'energia che ha tante idee, ma che fa fatica comunque a portarle in pratica, a concretizzarle. E quando c'è il fante di spade, normalmente le idee sono anche geniali, ok? Sono, come vi posso dire, idee brillanti. C'è tanto entusiasmo, però appunto con questo 5 di spade al contrario o c'è una sorta di condizionamento mentale, lo rivediamo qui con il diavolo, o è proprio una manipolazione, ragazzi, perché diavolo e 5 di spade al contrario sono proprio una manipolazione. Quindi è come se qualcuno, e facilmente potrebbe essere questo cavaliere di spade, stesse tentando di convincervi in qualche modo. Andiamo a vedere il 2 di spade, 6 di spade e la ruota della fortuna. Sì, come vi anticipavo, avete voglia di cambiamento, avete voglia di novità, avreste voglia, io penso che qualcuno avrebbe proprio voglia di andarsene lontano, fondamentalmente. È come se aveste bisogno di cambiare attitudine mentale. E difatti il diavolo, l'ego, è quello che è la mente. Sono appunto le trappole della mente. Va bene, andiamo a vedere questo diavolo. Cavaliere di Pentacoli e 4 di spade. Ho come la sensazione che qualcuno si senta bloccato nella situazione dov'è. Vi dicevo all'inizio che potrebbero essere delle tentazioni, no? È come se qualcuno qui tentasse di, con una verità, con qualche cosa, tentasse un attimino di forzarvi o insistere, è come appunto se stessero cercando di convincervi, e voi ad un certo punto vi sentiste quasi obbligati. Ho come questa sensazione. Perché il 4 di spade in realtà è una carta di guarigione. Però è anche una carta che dice che c'è bisogno di allontanarsi dal posto dove ci si è ammalati, perché se si vuole guarire, normalmente bisogna spostarsi dal posto in cui ci si è ammalati. Ok, quindi se anche fosse per esempio una, tra virgolette, malattia mentale o emotiva, chiamiamolo disequilibrio perché malattia non rende bene l'idea, c'è bisogno comunque di prendersi un tempo, di allontanarsi, per qualcuno si tratta proprio di farsi un viaggio, di isolarsi fondamentalmente, c'è bisogno di curare passo dopo passo questo tipo di costrizione di cui ci parla il diavolo. Se il diavolo è questo cavaliere di spade, ragazzi, avete proprio bisogno di allontanarvi da questa persona. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Sette di bastoni e giustizia. Allora, il 7 di coppe è una carta che parla di possibilità. Come se nella seconda settimana di maggio vi si aprissero veramente delle possibilità. Non dico tanto a livello di relazione romantica, anche se poi comunque uno spiraglio c'è, visto questo 2 di coppe, però è proprio la possibilità di rompere con qualche ingiustizia, con qualche svantaggio. È come se qualcuno di voi si sentisse appunto in una posizione di svantaggio dovuto a queste carte e ad un certo punto, nella seconda settimana di maggio, comincerete a vedere le cose da un altro punto di vista. E vi dico che anche qui c'è la carta della forza. Andiamo a vedere la carta della forza, di che cosa ci parla. Asso di spade nuovamente e 2 di pentacoli. Qui è un po' come se foste voi, diciamo così, a dettare legge, a far venire fuori questa verità, ok? Scusate, ho sistemato un attimo il riflesso della luce. Diciamo che con questo 2 di pentacoli c'è la volontà di darsi da fare, mi viene da dire, perché il 2 di pentacoli è sempre una carta che parla di qualcuno che gestisce più cose allo stesso tempo e con la carta della forza che parla sì di forza di volontà,
parla di scelte superate con successo, parla di coraggio. È come se dovesse venire a galla qualche cosa che ha a che fare anche con degli alti e bassi. Cioè, ho come l'idea che prenderete consapevolezza o prenderete il coraggio di fare qualche taglio. Perché comunque qui avete anche la carta della giustizia, eh. Andiamo a vedere questo 10, questo 2 di coppe. Non so perché ho detto 10. Re di spade, cavaliere di coppa al contrario, 6 di bastoni. Allora ragazzi, secondo me qui le carte, vista la situazione un po' costretta che arrivate a vivere, arriverete a vivere, o dalla quale arrivate, adesso dipende poi ognuno dalla realtà che ha, ho come la sensazione che qui vi vogliano consigliare di fare un piano. Quindi di fare eventualmente una sorta di scaletta. Quando c'è il re di spade parla sempre di qualcuno che è arrivato dove è arrivato perché si è fatto dei programmi, perché è riuscito a, come vi posso dire, a fare una scaletta delle priorità, ok? In questo caso, essendo una stesa sulle relazioni e gli affetti, io vi direi di fare una scaletta sui valori. I valori che avete voi e che vi uniscono all'altra persona. Sta di fatto che le carte vi consigliano di trovare un giusto compromesso tra quello che vorreste fare e quello che potete fare. Allora ragazzi, per quello che riguarda cioè, allora, se fosse non sento che per molti sia una relazione di vecchia data, però potrebbe essere. Se così fosse, si tratta di prendere distanza da questa situazione, da questo sentirsi vincolati, da questa schiavitù che ricordo sempre, quando c'è il diavolo, la schiavitù è volontaria, ossia si hanno tutte le carte in regola per uscire da questa schiavitù, basta fare il passo. Però certe volte penso che è come se abbiate bisogno di una spinta vedendo queste carte. E invece altre volte, quando guardo il 6 di spade, è proprio il prendere distanza da certe idee, da certe aspettative. Perché probabilmente qualcuno sta aspettando che l'altra persona faccia un passo. Però ho come la sensazione che no, sarete voi a dover tagliare certi atteggiamenti, ok? Perché comunque qui potrebbero esserci delle ingiustizie, potreste comunque, considerato che avete il diavolo, potreste sentirvi in una posizione, diciamo, di svantaggio nei confronti di questa persona. Ma sta a voi prendere il coraggio a due mani e mettere le cose in chiaro, verbalizzare quello che voi volete, quello che siete disposti a portare avanti, quello che siete disposti invece a tagliare. Io arrivo fin qui, ma poi da qui in avanti lo sforzo deve essere dell'altro. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per vedere come termina la lettura. Ok, ne abbiamo due. Wow, bellissima carta, carta numero 11 tra l'altro, e anche qui avete la giustizia che è un arcano numero 11. Allora ragazzi, questa carta vi parla di elevarvi, di crescere, di... può essere sia un'elevazione da un punto di vista spirituale, ehm, sia un'elevazione da un punto di vista morale, nel senso se siete in una situazione un po' triste, un po' di confusione mentale, ok? Cercare di iniziare da quello che sapete, magari iniziare a scrivere le cose che sapete essere i vostri punti di forza e su quelle focalizzarvi. E poi, wow, carta numero 35, riprendete indietro il vostro potere. E qui lo vedo con la carta del compromesso e con il re di spade, che è proprio la carta di colui che ha raggiunto un risultato perché ha pieno potere della sua mente
ed è lì che state andando, eh. Se con il diavolo c'è la confusione mentale e il condizionamento mentale, qui arriva il potere mentale. Sono delle bellissime carte, amici del Toro. Questo diavolo un po' costringe, ma ripeto, secondo me è solo momentaneo. Portate pazienza 10-15 giorni e vedrete che le cose cambieranno, ok? Però fondamentalmente vi si aprono una serie di possibilità nel momento in cui voi iniziate a credere in voi stessi, iniziate a mettere le cose in chiaro, prima con voi stessi e poi con gli altri. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale, condividendo, commentando, insomma, grazie davvero a tutti. Grazie anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!